Bentornati sul canale per questo terzo e ultimo video della serie dal Marocco. Oggi mi trovo a Tangeri, una città con una storia particolarissima. In questo video vi mostrerò necropoli storiche, viste su Mediterraneo e Oceano Atlantico, stretti vicoli, mercati autentici e molto altro. Preparatevi a prendere un bel po' di pioggia e a godervi questo video. Iscrivetevi al canale per supportarmi e attivate la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi video. Per i più affezionati c'è anche la possibilità di abbonarsi al canale per 2 euro al mese, il prezzo di un caffè milanese, per farmi sapere che apprezzate i miei contenuti. Sono arrivato a Tangeri, ovviamente piove, tanto per cambiare, e per risparmiare qualcosina per raggiungere il centro non sto prendendo un taxi di quelli fermi fuori dall'autostazione, ma sto usando l'applicazione. Per praticamente 1,80 euro mi porteranno in centro città. Allora vi faccio vedere molto velocemente la stanza, che non è malaccio, l'hanno verniciata molto recentemente, quindi si sente un bel odore di pittura. Qua si esce direttamente sul terrazzo e poi per il bagno bisogna scendere sotto. Luce qua e questo è il bagno. La cosa interessante però è che è un caffè in verità e sopra c'è l'appartamento. Tra taxi, check-in e il fatto che pioveva tantissimo si fa buio ed esco giusto per una passeggiata serale e per cercare qualcosina da mangiare. Sinceramente non sono un grande amante della cucina marocchina, quindi cerco qualcosa di diverso e mi imbatto in questo siriano molto buono. Shawarma, hummus, falafel, un po' di tutto insomma. Carissimi, buongiorno, ultima giornata in Marocco e per fortuna, dopo aver piovuto tutta la notte, oggi c'è il sole. La mattina dopo sveglia presto e mi dirigo verso la parte alta della città. Guardando la mappa ho scoperto un punto che sembrava molto bello e che non mi ero segnato tra i miei 1000 posti salvati. Qui ci sono delle tombe di stampo punico romano. Mi raccomando, se venite a Tangeri, non perdetevi questo spot, da dove si vedono anche il porto e l'inizio della Medina. Non mi aspettavo assolutamente nulla, ma il posto bellissimo, cioè con questa vista sul mare stupenda. C'è un unico problema, ha ricominciato a piovere. Poco male comunque, ormai sono abbastanza abituato a questi cambi di tempo. Anche se devo dire che forse qui a Tangeri è stata la peggiore tappa per quanto riguarda il meteo. Stop successivo è la Kashba, quindi la parte fortificata della città. Anche qui, come a Tetouan, ci sono tantissimi stretti vicoli e case bianche. Questa parte della città è bella non tanto per gli edifici, ma per la vista. Da qui si vede sia il Mediterraneo che l'Oceano Atlantico e si riesce a capire benissimo l'importanza di questa posizione, molto strategica. Anche per questo la città ha una storia antichissima, fu città fenicia, cartaginese, romana, vandala, bizantina, araba, portoghese, spagnola e britannica. Pensate quante popolazioni sono passate da qua. Una particolarità ulteriore è dovuta dal fatto che la città non passò sotto al protettorato spagnolo nel 1912. Infatti Tangeri nel 1923 diventò una zona internazionale gestita dalle potenze coloniali. Per questo da qui transitavano molti diplomatici, europei e americani, ma anche scrittori, artisti, uomini d'affari, ma anche spie. Pensate che durante questo periodo gli stranieri arrivarono a costituire metà della popolazione della città.
questo status finì con l'indipendenza del Marocco nel 1956. Mentre ha ripreso a piovere nuovamente, mi perdo tra le vie. Al giorno d'oggi Tangeri è uno dei porti più importanti di tutto il continente africano e città abbastanza frequentata dai turisti. Ma non è sempre stato così. Infatti, dopo la raggiunta indipendenza del paese, la criminalità era molto alta e insieme alla riduzione degli investimenti questo portò a un periodo molto difficile. Più o meno dal 2000 la situazione sembra in continuo miglioramento. A me non ha dato l'impressione di non essere sicura. Tanti sguardi indiscreti, ma di curiosità. Però assolutamente nessun problema. Dopo aver preso un bel po' d'acqua mi faccio un giro nel mercato coperto. Anche qui nessun turista. Un mood molto bello, anche se ci sono delle scene che a qualcuno potrebbero non piacere. Poi ho anche modo di inoltrarmi nelle vie più turistiche. Qui sì che i souk sono frequentati da qualche turista. Pochissimi rispetto a altre città che ho visitato in passato come Chefchaouen e Marrakech, ma di più rispetto alle tappe precedenti. L'unica cosa è che, devo essere sincero, dopo 6 giorni in giro per vie e mercati è tutto un po' ripetitivo. Non voglio essere frainteso, dico nuovamente che i posti mi piacciono, però i mercati sono identici a quelli di Tetouan, anche se diversi rispetto ad Asilla e Larache, mentre le vie sono un po' tutte simili tra di loro. Comunque arrivo alla Grand Mosque, dove il rabbino mi comunica che non posso entrare, ma è stato comunque molto gentile. Questa moschea ha una storia interessante perché si crede che originariamente qui ci fosse un tempio romano dedicato ad Ercole e in seguito una chiesa romana del V secolo. Tra il XIII e il XV secolo venne costruita una moschea, ma a fine 1400 i portoghesi la convertirono in cattedrale. L'edificio attuale risale a inizio 1800. Quindi forse questa moschea è una perfetta fotografia di quella che è la città, la sua storia e il cambiamento che ha vissuto. Faccio gli ultimi passi in città passando anche da qualche sito storico e ovviamente altri mercati. Qui la maggior parte dei turisti sono spagnoli perché per loro è facilissimo arrivare in città. Per questo, ma anche per la fase di protettorato spagnolo che non ha colpito la città ma comunque ha influenzato tutto il paese, dicevo, anche per questo tantissimi locali parlano spagnolo e appena vedono che sei un turista, e con me non è difficile capirlo, ti parlano in spagnolo.
Nel mentre che prendo l'ennesima pioggia della giornata, io vi ringrazio di essere rimasti fino alla fine e se non lo siete già vi chiedo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi tutti i miei prossimi video. Noi ci vediamo prestissimo da un'altra parte di mondo.